Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Anche oggi nuovo video. Di cosa parliamo? Parliamo delle novità Kyosho. Abbiamo ragazzi qua la bellezza di 6 OPAP, quindi optional, che trasformano la vostra MP10 TKI2 in MP10 TKI2 Carbon. Andiamo a vederli da vicino. Sono prevalentemente modifiche estetiche, soltanto le piastre ammortizzatori e la piastra di rigidimento che va sostituita a quella in plastica del portatransponder portano modifiche sull'handling della macchina. Andremo a analizzarle successivamente e andiamo a vederli uno per uno. Quindi partiamo subito dalla piastra portatransponder. IFW630 è quella da sostituire alla piastra portatransponder in plastica contenuta di serie nel kit TKI2. Questa è chiaramente più rigida rispetto a quella di plastica, per cui è uno dei pochissimi option che cambierà la stabilità della macchina, appunto irrigidendola leggermente. È una cosa abbastanza trascurabile, ma comunque in linea di principio potrà portarvi dei vantaggi piccoli su piste con grip maggiore e dei piccoli svantaggi o comunque scivolamento maggiore su piste a basso grip. Mentre abbiamo successivamente la piastra del centrale, quindi la piastra che sta sopra al supporto del differenziale centrale, IFW627. Questa è prettamente estetica. Abbiamo il trapezio anteriore IFW626 che è in sostituzione a quello in Ergal, e anche qua non abbiamo praticamente nessuna differenza sull'andamento della macchina in pista. E abbiamo la piastra radio, anche qua abbiamo una maggiore flessibilità rispetto a quella in Ergal. Ad ogni modo, secondo me, anche qui i vantaggi o gli svantaggi sono trascurabili. Il codice è comunque IFW628 e abbiamo infine le due piastre porta ammortizzatori. Qua abbiamo dei vantaggi. Kanai dice: io non le ho ancora mai provate, infatti andremo a montarla insieme dopo in questo video. Dice Kanai che sono più indicate per piste a basso grip. Secondo me, vedendo anche lo spessore, perché sono veramente molto spesse, non hanno quasi nessuna fresatura, tanto è vero che non hanno neanche le svasature per le viti, e forniscano di serie tutte le viti per andare a montarle sulla macchina, andare quindi a sostituire quelle a testa piana svasata a cava esagonale che danno di serie. E la cosa però che secondo me hanno di vantaggio è che queste non si piegano. Come avrete visto, in alcuni casi con urti violenti può succedere che la piastra anteriore si piega, quella in Ergal chiaramente di serie, e anche quella hard può succedere che si piega. In questo caso ragazzi, o la spezzate di netto oppure non può piegarsi. Quindi andremo anche a verificare la robustezza provandola in pista. Ho già i test domenica, quindi nel giro di 4 giorni avrò degli esiti che chiaramente vi scriverò nei commenti. Quindi ragazzi, mi raccomando, controllate questo video se siete interessati ad acquistare questo materiale, perché vi darò i miei feedback una volta provate direttamente sulla macchina. Quindi ragazzi, adesso spostiamoci sulla mia MP10 TKI2, li andremo a montare insieme e apprezzeremo il risultato estetico. Andiamo? Ragazzi, prima però mi raccomando, non ci dimentichiamo mai della nostra sigla.
Ragazzi, perché vi danno questi spacers più piccoli rispetto a quelli originali? Perché chiaramente, non avendoci le fresature qua, ma soltanto questa che ospita l'ammortizzatore, ci vorrà, per compensare e tornare alla misura di serie, uno spacers degli ammortizzatori, d'attacco superiore degli ammortizzatori più piccolo. Quindi anche dietro non andrà più messo il più 5, ma andrà messo quello vecchio di serie. Quindi andiamo a montare. Anche questa vite andrà cambiata, vedete, per andare a recuperare la non fresata che hanno le piastre. Vedete che non hanno fresatura qua. Pronti? Piastra anteriore montata, ragazzi, è spettacolare. Procediamo adesso con la piastra del trapezio. Ecco anche il trapezio del salvaservo montato. Spostiamoci adesso verso il retrotreno e andiamo a montare la piastra posteriore. Mi sono accorto che qua avremo un problema. Avremo un problema perché la filettatura, la vite è parzialmente filettata e i più 5 hanno lo spazio dove non c'è filetto per ospitare la parte eccedente. Vediamo se esce, perché se esce non potremo montarla. Vediamo. Forse ce la facciamo proprio per sbaglio. E mi sono accorto anche che vedendo quanto filetto rimane fuori, probabilmente non sarà la stessa misura. Come vedete ragazzi, siamo arrivati a battuta e gira ancora. Ciò vuol dire
che per arrivare ai più 5 dovremmo inserire ancora spessori. Dovremo mettere 3 mm di spessore. Allora la misura esatta nel mio caso si ottiene con una rondella da 3 mm e il dado che va sotto al salvaserra. Ok, adesso ci siamo. È un po' brutto esteticamente, ma se vogliamo ottenere i più 5 dobbiamo fare così. Eccoci quindi, dopo aver stretto, andiamo a montare. Ecco anche la piastra posteriore montata. Adesso ci rimangano la piastra del trasponde, la piastra del centrale e la piastra radio. Qual è il consiglio che vi do per riposizionare tutto esattamente com'era? Il consiglio che vi do è quello di prendere un pennarello rosso, insomma comunque di un colore visibile, e andare a segnare fin dove esce la camma del freno. Così che non potrete sbagliare. Come sapete io incollo le boccole . In questo caso vedete che abbiamo lo stesso spessore della macchina standard, quindi non vi danno nessuna vite a corredo perché non c'è necessità.
Smontiamo a questo punto la piastra radio. Piastra Sponder, come vedete anche questa stesso identico spessore di quella in Ergal Option e di quella in plastica. Ok, qui rimane soltanto da mettere il biadesivo o le viti e controviti del transponder, quindi andiamo a rimontarlo sulla nostra macchina. Allora, io proverò ad andare senza frenafiletti sulla piastra radio, perché ho idea che il carbonio con la testa della vite faccia molta frizione. Provo. Siccome quelli che dovrò fare prossimamente saranno dei test, appunto, anche se perdo le viti della piastra radio posso rimetterle, proviamo, vi terrò sempre aggiornati con i feedback anche di questo.
pronti. Ragazzi, è veramente veramente spettacolare. Giudicate voi. Allora ragazzi, avete visto, il risultato estetico è a parer mio favoloso. Io adoro il carbonio è parte integrante delle competizioni motoristiche da tempo, quindi i materiali compositi la fanno da padrone sulle macchine da competizione in scala 1 a 1, quindi sia Formula 1 che DTM, qualunque tipo di macchina da competizione ha le componenti in carbonio. A me piace tantissimo e ragazzi, vi saprò dire qual è l'esito dei test di questo materiale e spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale e ci vediamo al prossimo video mercoledì. Ciao ciao!